Ciao, benvenuti su Mentitaro, è un nuovo interattivo della serie I tarocchi delle 13 notti. Una serie in cui brevi video vengono pubblicati tutti i giorni fino al 5 gennaio e che si focalizzano a prepararci al nuovo anno in maniera più consapevole e serena. Bene, abbiamo tre varianti fra cui scegliere. Oggi esploreremo l'obiettivo principale del nuovo anno. Quindi quale sarà il nostro obiettivo principale in questo nuovo anno. Dunque, la prima variante è quella con la calcite arancio, la seconda è con l'ametista viola e la terza è con la fluorite verde. Potete stoppare il video per scegliere con calma e in maniera intuitiva la variante che più vi comunica e poi scorrere il video fino alla parte che la descrive. Bene, io intanto inizio con coloro che hanno scelto la prima variante, quella della calcite arancio. Dunque, la prima carta è il Sole e la seconda è il 3 di denari. Bene, queste due carte insieme esprimono proprio l'idea che il vostro obiettivo principale per il nuovo anno è di avere successo nel campo lavorativo e finanziario, perché il 3 di denari ha proprio il seme legato all'elemento terra, quindi qualcosa di relativo appunto alla materialità, alle finanze e per molti di voi anche al lavoro. Indica una collaborazione fra più persone che portano dei frutti, quindi questo successo che è il vostro obiettivo ed è rappresentato dalla carta del Sole, potrà essere ottenuto attraverso la costruzione di un partenariato, di una partnership con altre persone che daranno molta più chiarezza ai vostri obiettivi e soprattutto renderanno tutto più facile nel conseguirli. Quindi questo sarà il vostro principale obiettivo per questo nuovo anno. E la carta del Sole fa proprio ben sperare che in realtà abbiate proprio le basi per ottenerlo, soprattutto appunto se riuscite a costruire una partnership proficua per tutte le parti coinvolte. Bene, questo per quanto riguarda chi ha scelto la prima variante. E adesso esploriamo la seconda variante, quella dell'ametista viola. E vediamo, la prima carta è il 4 di coppe e la seconda è il 4 di denari. Beh, ci sono ben due 4, quindi sicuramente il vostro obiettivo è la stabilità. È una stabilità soprattutto a livello materiale, come indica appunto il 4 di denari, che appunto è il seme legato alla materialità, alla stabilità finanziaria e lavorativa, che però per voi significa anche stabilità emotiva, come indica il 4 di coppe. Quindi quello che cercherete di ottenere è appunto di essere stabili sia a livello proprio emotivo, ma questo sarà per voi ottenibile attraverso la costruzione di una stabilità materiale di tipo finanziario. In realtà queste due carte insieme indicano che i due fattori, i due tipi di stabilità sono molto legate per voi e che quindi potrete ottenere la stabilità materiale anche e soprattutto se riuscite a essere sereni dentro di voi,
perché appunto il 4 di coppe indica una stabilità emotiva. È molto legato, per chi ha scelto questa variante, appunto questi due tipi di equilibrio interno ed equilibrio esterno, cioè l'equilibrio interno dentro di voi rende accessibile anche un equilibrio esterno fatto da appunto situazioni esterne, quindi una stabilità economica, lavorativa passa anche e soprattutto dalla vostra stabilità interna, dal vostro equilibrio emotivo. Io noto comunque che dovete fare attenzione, perché se effettivamente voi volete la stabilità, questo può darvi anche comunque a lungo andare una certa noia, perché il 4 di coppe solitamente appunto viene descritto come appunto uno stato di noia, di non eccessiva vivacità di spirito, una routine che appesantisce le giornate. Quindi dovete anche un po' guardare dentro voi stessi se effettivamente potrete cercare di ottenere appunto una stabilità nella vostra vita, che però non diventi una stabilità che vi tarpa un po' le ali a livello emotivo, che vi crei una certa pesantezza nel vostro quotidiano, che sia una stabilità che non vi limiti, perché questa è un po' la sfida anche che avrete il prossimo anno, cioè il vostro obiettivo può un po' essere anche una sfida per voi, perché appunto se effettivamente voi avete come obiettivo la stabilità, fate attenzione a cercare di ottenerla senza, cioè allo stesso tempo rimanendo contenti del vostro quotidiano e non appesantiti, non annoiati, non soffocati da questa stabilità a cui anelate. Beh, sono delle carte, queste per la seconda variante, come dire, complesse, perché il vostro obiettivo può essere appunto un'arma a doppio taglio. Quindi, ripeto, il vostro obiettivo principale il prossimo anno, questo anno, sarà quella di ottenere una certa stabilità a cui anelate molto, però fate attenzione, perché può essere un'arma a doppio taglio appunto e trasformarsi in una pesantezza che vi tarpa un po' le ali, la fantasia, cioè che non vi soddisfa a livello emotivo, ecco, mettiamola così. Bene, questo per quanto riguarda la seconda variante. Adesso vediamo la terza variante, per chi ha scelto la fluorite verde. Dunque, la prima carta è il 10 di bastoni e la seconda carta è il 9 di spade. Dunque, il vostro obiettivo in questo nuovo anno è sicuramente quello di superare una certa paura, vari dubbi che vi angustiano, delle ansie, perché evidentemente fanno un po' parte del carattere, o comunque ci sono delle situazioni che vi danno un po' di ansia, e voi cercherete appunto di superare queste paure, questi dubbi, queste ansie, che anche qui vedo che proprio vi limitano nelle azioni. Secondo le carte ci riuscirete, ma dovrete appunto lavorare in maniera costante, dovrete fare abbastanza parecchi sforzi, perché il 10 di bastone indica proprio
uno sforzo verso questo obiettivo. C'è anche da dire che il 9 di spade indica delle ansie un po' non realmente poggiate su fatti reali, sono più delle ansie dovute proiezioni che qualcuno che ci si può fare, no? Per il futuro, che uno ha delle paure però molto spesso ingiustificate, perché il 9 di spade appunto sono più pensieri cupi che dati reali a voler a creare questo tipo di paure e di ansie. Ehm, per altri, però è una interpretazione più restrittiva. L'obiettivo sarà quello appunto di raggiungere un miglioramento a livello lavorativo, appunto come indica il 10 di bastoni, però farete molta fatica, riuscirete nel vostro obiettivo, però appunto dovete stare attenti a non avere dubbi durante il cammino, cioè potrete raggiungere il vostro obiettivo di un miglioramento della vostra situazione lavorativa, però se avrete chiaro il vostro obiettivo, cioè la strada che state facendo, perché vedete che questo 10 di bastoni ritrae una persona che non guarda avanti perché appunto ha i bastoni che gli coprono la visuale, e questo crea appunto delle ansie rappresentate dal 9 di spade. Quindi i tarocchi stanno dicendo che se volete migliorare la vostra situazione il prossimo anno, se questo è il vostro obiettivo principale, potrete ottenere questo obiettivo, cioè realizzarlo, però appunto se non disperdete delle energie verso una direzione, cioè verso, facendo una strada che non sapete in che direzione va, cioè tenete bene aperti gli occhi e cercate di seguire un cammino preciso, non lavorando magari più del necessario o facendovi, per esempio, che so, se volete una promozione, facendovi vedere ben disposto a fare tutto, però senza una vera strategia, perché rischiate di lavorare senza un cammino, una direzione precisa, e quindi questo vi può rallentare nel vostro cammino e soprattutto creare più ansia del necessario. Bene, questo per chi ha scelto la terza variante. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale e soprattutto a attivare la campanella per non perdere i prossimi video, e noi ci vediamo presto. Ciao!